Siamo quasi alla fine di questo calendario dell'avvento, fino al 22 dicembre un video al giorno e qua sopra poi vi metterò e troverete le playlist di questo calendario dell'avvento, ma siamo arrivati al consiglio numero 22? Sì, siamo al 22. E sono ancora qui, Alex, con Anime dal Mondo, a darvi il 22esimo consiglio per i vostri regali di Natale o autoregali. Ormai ve lo dico in tutti i video che vedete, ma è per rendervene conto, perché magari uno non ci pensa e dice Natale devo fare i regali, ma a se stessi magari si pensa poco. E invece bisognerebbe pensarci ogni tanto, che mi dite? Visto che abbiamo parlato di microfoni l'altro giorno con il Rode Video Micro e ieri con il Lavalier Go, che è quello che uso per trasmettere la mia voce in camera e farvi questi video e tutti gli altri video che vedete, ho deciso di farvi vedere un ulteriore microfono perché è un'alternativa al Rode Video Micro che costa anche meno. Perché vi dico che è una valida alternativa? Intanto la qualità dell'audio è abbastanza buona, non a livelli di Rode, parliamoci chiaro, ve lo dico molto chiaramente, ed è questo MCO Plus che ho per scorta. In realtà l'avevo trovato in offerta e l'ho preso per scorta, ma che in realtà ha molte feature in più del Rode Video Micro. Il Rode Video Micro è veramente di ottima qualità e lì non si discute, anche l'audio buono e tutto il resto. Questo ha solo un difetto secondo me che purtroppo non si può ovviare, ma adesso vi faccio vedere che cosa c'è dentro alla scatola. E come vedete è più corposa la scatola di questo MCO Plus, perché in più, oltre a mettervi il cavetto, e lì arriva la genialata di avere sia questo che il Rode Video Micro, perché acquistati questi due, Rode Video Micro e questo MCO Plus, avete due microfoni e in più dentro a questo c'è il cavetto TRRS, quindi quello che va nei cellulari, negli smartphone, mentre con il Rode Video Micro dovete comprarlo a parte, quindi spendere circa 50 euro per il video micro e poi altri 15 euro mi sembra per il cavetto adattatore, 10 o 15 euro, adesso non ricordo. In questo ci sono già tutti e due i cavetti, c'è il cavetto per mandarlo in camera e c'è il cavetto per mandarlo agli smartphone. In più c'è il dead cat, anche qui un po' più, diciamo così, non troppo pelosetto rispetto a quello del Rode Video Micro, ma che funziona bene. E in più ha la staffa, come avete visto dal b-roll, che inserendola nell'hot show della nostra camera, della nostra videocamera o fotocamera, riesce anche a ruotare. Nel caso dei vlogger, per esempio, filmare ma ruotando il microfono verso di noi, verso chi sta filmando, e poter parlare è una gran bella cosa, soprattutto se lo dovete fare in mobilità e avete magari poco tempo, l'azione in giro è veloce, quindi non potete stare lì a staccare il Rode, girarlo, rimetterlo dentro, avvitare, avete già perso l'azione. Con questo qui per esempio basta girare il suo supporto, che va a scatti tra l'altro, quindi è molto buono secondo me, e potete posizionarlo in qualunque modo voi vogliate. Anche questo non ha bisogno di batterie come il Rode Video Micro. E cosa dire d'altro? Ha un difetto secondo me, che non è proprio un difetto, perché non si può parlare di difetto, ma se il Rode Video Micro, entrando nella mia camera a meno 12 dB di impostazioni, questo intendo sempre a meno 12 dB di impostazione, ha un suono giusto, che quando vai a guardarlo in post produzione ha un suono giusto, non ha troppi picchi, anzi non ne ha praticamente, soprattutto con sul dead cat. Questo invece fa un po' fatica, nel senso che il segnale che arriva a questo microfono è molto più alto, è come se questo microfono fosse amplificato rispetto al Rode Video Micro. È una cosa che si può ovviare, ovviamente, dipende dalla distanza a cui lo usate, dipende se volete in post produzione potete abbassarlo, però effettivamente i due microfoni hanno questa differenza. Questo più accessori, avendoli tutti e due avete un set completissimo secondo me. Magari questo lo mettete un po' più lontano, se ne dovete mettere due o usare due, e il Rode Video Micro un po' più vicino. Ci sono tanti aspetti, ma questo era il mio 22esimo consiglio. Porca miseria, siamo arrivati a 22 consigli. Elargisco consigli così a tutto andare. Va bene, da Anime dal Mondo e da Alex è tutto e vi mando a domani con un prossimo video.
Ciao.